Salve a tutti, in questo 14° itinerario per visitare Firenze, l'ultimo tra l'altro, vi condurrò alla scoperta della Firenze esoterica e segreta. Innanzitutto dovete conoscere che cosa è l'esoterismo. È una trasmissione di una conoscenza che si rivolge a un numero ristretto di persone per vari motivi. Uno, per proteggersi da comportamenti spesso persecutori. Due, per impedire ad altri che vengano a conoscenza, ad esempio, di segrete tecniche. Un'apertura comunque senza condizionamenti, vi chiedo di avere in questo momento, perché ci caleremo appunto in questo percorso misterioso alla scoperta appunto di Firenze. Innanzitutto, lo scopo dell'esoterismo e di questa cultura esoterica è sicuramente il perfezionamento dell'individuo e ha un valore importante il simbolo. Il simbolo rappresenta un'idea, un pensiero che deve farci riflettere e quindi sarà per tutti un'esperienza comunque individuale. Il linguaggio sicuramente è oscuro e impenetrabile se non si hanno le chiavi di lettura e vi vorrò condurre alla scoperta appunto di un percorso che a Firenze parte dalla proto, ad esempio, massoneria fiorentina. E che cos'è la massoneria? Giorgio Oliver, il reverendo, ci dice che è un sistema meraviglioso di moralità celato in allegorie e illustrato da simboli. Quindi è un linguaggio simbolico e quindi il linguaggio simbolico, chi conosce un po' la massoneria sa che si parla in termini simbolici, tipo incontrarsi sulla livella, essere in sonno, essere quadrato, il tempio coperto. E il primo insegnamento comunque di una cultura esoterica è quello di conoscere te stesso. È il primo insegnamento che anche ci dice Socrate. La vera conoscenza è per coloro che si riconoscono come riflesso dell'alto. Non a caso Ermete Trismegisto diceva: ciò che è in alto è come ciò che è in basso. Pensate anche a Kant, il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me. Oppure pensate anche a Matteo 6,10, come in cielo, così in terra. L'arte reale è l'arte di essere re di se stessi e inizia proprio col silenzio. Vedrete che se avrete occasione di visitare dei templi massonici, tutto nel tempio è misura, ordine e armonia per far elevare proprio l'anima in risonanza con il cosmo. Le forme architettoniche, i movimenti rituali, i toccamenti. Ritroviamo tutti questi elementi all'interno di un tempio e soprattutto troverete nel gabinetto di riflessione una scritta Vitriol. È un acronimo che significa viaggio all'interno della propria notte, alla ricerca del proprio sé, e si compone di 3 parti. Rettificando si giunge alla pietra nascosta. È un duro lavoro, è una palestra di vita che svolgono i fratelli nel tempio e fanno proselitismo con l'esempio. La grande opera si rispecchia nella piccola opera. L'uomo, macrocosmo e microcosmo sono collegati. L'alchimista si dice che debba essere paziente e perseverante. Paziente è un'azione passiva, perseverante è un'azione attiva. Come il simbolo unisce e riconcilia gli opposti, così la duplice particolarità è quella del simbolo di velare e svelare una verità. La dualità, per esempio, nel tempio la ritrovate nel pavimento a scacchi, nelle 2 colonne e nelle 2 pietre, la pietra grezza, la pietra rozza e la pietra cubica, nel sole, nella luna. Anche Leonardo ci dice col suo uomo vitruviano che l'uomo deve essere mediatore tra 2 poli e quindi tra il cielo e la terra. Il suo uomo vitruviano, vi ricordo che è scritto proprio nel cerchio e nel quadrato. Da sempre si è parlato di esoterismo, che è una magia, ma quella buona, non è stregoneria. Considerate che anche i re magi danno il benvenuto, vengono apposta dall'Oriente
danno il benvenuto a Cristo. Nel Medioevo, per esempio, e nel Rinascimento, la matematica era classificata come una magia naturale. Nel 1484 Pico della Mirandola e Marsilio Ficino vogliono riaffermare il valore, per esempio, nel Rinascimento di Ermete Trismegisto. Nel 1460 Cosimo il Vecchio aveva inviato, pensate, Leonardo da Pistoia a recuperare i testi ermetici 7 anni dopo la caduta dell'impero romano d'Oriente in mano ai turchi nel 1453. Nel 1439 si tenne a Firenze il concilio che voleva la riunificazione della Chiesa d'Oriente e d'Occidente. Cosimo il Vecchio portò proprio l'antica sapienza d'Oriente, Ermete e il neoplatonismo. Era un ricco fiorentino di cultura esoterica. Fonda l'Accademia Neoplatonica. Il Picatrix è un pensiero neoplatonico diffuso, è un testo sulla magia simpatica e astrale, tra l'interazione tra macrocosmo e microcosmo. La tradizione anche del Pimandro, i primi 14 volumi del Corpus Hermeticum di Marsilio Ficino. Considerate che nasceranno molte confraternite, anche dei fedeli d'amore, dei laudesi, del priorato di Sion e la massoneria operativa. Mason vuol dire muratore, discende dalle corporazioni medievali proprio di mestiere. Avevano dei rituali che venivano difesi dalla volgarizzazione e considerate perché si parla di logge, di segretezza, di parole d'ordine, di gerarchie, di simboli, di statuti. Sono tutti elementi legati alla massoneria operativa che poi subentrerà anche nella massoneria speculativa. Considerate che le cattedrali, i costruttori di cattedrali per esempio, dimostrano un legame indissolubile tra l'uomo e la pietra, con straordinari allineamenti e orientamenti. Maestria e sapienza proprio di questo rito sacro. I medici sono considerati per esempio dei massoni accettati, hanno uno stretto controllo su quello che verrà costruito, edificato. Nella massoneria operativa, dove facevano parte appunto i maestri muratori, che poteva essere l'Arnolfo di Cambio, il Brunelleschi della situazione, iniziano a entrare massoni accettati, che sono letterati, studiosi, signori importanti che hanno uno stretto controllo ma non esercitano direttamente la professione. Si parlerà poi di massoneria speculativa. La tradizione originaria deriva dai templari, dai maestri costruttori, però cosa si vuol fare? Si vuol costruire questa volta non un edificio ma l'uomo nuovo. Il 24 giugno del 1717 infatti nasce la massoneria speculativa, la Gran Loggia Madre d'Inghilterra. Ci sono 4 logge operative londinesi che decidono di unirsi insieme e staccarsi, diciamo, dalla massoneria operativa. Verranno dati poi dei landmarks, delle pietre miliari, verranno redatte le costituzioni e quindi scoprirete che loro vogliono edificare un tempio morale. Ma andiamo alla scoperta appunto delle cose che voglio farvi vedere qui a Firenze. Sicuramente ci sono tantissime opere legate a questa protomassoneria. Si può partire da Piazza dell'Unità Italiana con l'obelisco di Giovanni Pini per i caduti della patria. Nel periodo napoleonico considerate che al suo posto c'era il palco della ghigliottina durante il periodo della dominazione francese in Italia. Poi ci sono per esempio lì vicino in via Sant'Antonino dei simboli dell'arte latomistica, ci sono delle targhe, delle mostre. Potete vedere anche l'hotel Astoria in via del Giglio, che è sede della loggia Elisa durante l'occupazione napoleonica. Il Grande Oriente di Francia aveva il tempio proprio in una sala dell'albergo. Che a Firenze è nata la prima loggia massonica inglese. Siamo nel 1731 e affiliato è proprio il medico Antonio Cocchi. Si trovava in via Maggio. Il battistero, il Duomo Fiorentini nascondono segreti dei maestri costruttori di cattedrali, l'orientamento, le proporzioni, l'allineamento, nascondono una sapienza e
Altra opera da vedere è il campanile di Giotto, perché nelle formelle dei maestri costruttori scoprirete la massoneria proprio operativa e l'allineamento tra l'altro di tutte le formelle tra macrocosmo e microcosmo. Oppure lì vicino le statue di Arnolfo di Cambio, di Gaetano Baccani, in cui si vedono Arnolfo che progetta la cattedrale Brunelleschi mentre guarda la sua cupola col suo compasso. Importantissimo anche il Casino di San Marco in via Cavour, dove ci sono sperimentazioni alchemiche. Fu realizzato, diciamo, dal Bontalenti nel 1570-74. Abbiamo anche poi la cappella di San Luca nella Santissima Annunziata, conosciuta anche come Cappella dei Pittori. Era d'uso degli iscritti all'Accademia delle Arti e del Disegno, sepolti qui illustri membri come il Pontormo, il Cellini, il Bartolini, il Franciabigio, lo Stradano, il Montorsoli, che è anche il costruttore. Ci sono dei simboli latomistici nella lastra comune dove sono sepolti. La Compagnia del Disegno venne inaugurata nel 1562 alla presenza, pensate, di 48 pittori, scultori e architetti appartenenti alla risorta compagnia. L'ultimo sepolto nel 1983 fu Rodolfo Siviero, l'agente segreto e storico dell'arte, che fece recuperare le opere d'arte trafugate dall'Italia nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Poi potete visitare anche il Palazzo Roffia in Borgo Pinti, dove ci sono ben quattro templi. E nei pressi di questo palazzo aveva la bottega proprio Tito Chini, sede della massoneria di Piazza del Gesù, della Gran Loggia d'Italia. Potete andare anche nel Palazzo dei Visacci o Alto Viti, che è la sede del GOI, appartenuto inizialmente alla famiglia degli Albizzi, poi dei Valori, poi dei Guicciardini e infine degli Altoviti. Gli Albizzi, vi ricordo, erano gli oppositori proprio di Cosimo il Vecchio. L'erme che vedete, l'erma è una testa scolpita che veniva messa su un pilastrino, che nell'antica Grecia rappresentava Hermes. Queste Hermes sono commissionate al Cartaccini per il Palazzo dei Visaggi e ne troviamo ben 15 in stile schiacciato e 5 per piano, e dovevano servire per proteggere i viandanti. Visitatelo all'interno, ci sono 6 templi, potete visitare anche il Palazzo dei Mozzi, che era sede della Loggia Concordia, oppure il Palazzo della Congiura in via del Preconsolo, l'angolo via del Corso, e il Palazzo Pazzi Quaratesi, dove ci sono i simboli incisi e segni sulle pietre. L'architetto qui è Giuliano Dammaiano. Poi potete andare in Piazza della Signoria e notare la fontana del Nettuno dell'Ammannati, dove scoprirete dei simboli zodiacali e nel segno dei gemelli scoprirete il saluto massonico e i punti della fratellanza. Potete visitare le botteghe dell'Opera del Duomo in via dello Studio e scoprirete la massoneria operativa. In Or San Michele, che è la chiesa delle arti e dei mestieri. Oppure potete visitare anche la sede della Loggia Concordia nella Vigna Nuova 85, la seconda sede della Loggia Concordia. Da via Tornabuoni, quasi al termine, è il simbolo del delta sacro con una bilancia. Poi avete il Museo di Simbologia Massonica, che vi consiglio di visitare, è il primo aperto in Italia, e la raccolta è stata iniziata da 3-4 generazioni di appartenenza alla massoneria. Si tratta del MUSMA, il Museo appunto di Simbologia Massonica, dove sono raccolti ben 10.000 oggetti provenienti da tutto il mondo. Visitate anche il monumento a Garibaldi nel Lungarno Amerigo Vespucci e scrutate il dietro, dove trovate uno scudo con compasso. In via Faenza, l'ex museo archeologico, i locali del Cenacolo di Foligno, ci sono simboli dell'arte muratoria, e il Giardino Stibert, un percorso iniziatico con busti di divinità greco-egizia, introducono l'accesso al parco. Vi ricordo che Federico Stibert era affiliato nel 1861 alla Loggia Concordia come l'architetto Poggi. Recatevi in Piazza della Repubblica e scoprirete sotto i portici il pavimento, dove troverete il delta sacro e l'aquila del rito, compassi, e poi troverete pietre incise
anche in via della Ninna, in via dei Leoni, in via dei Gondi, in via Maggio, addirittura troverete la locanda Monsù Pascià, era la prima loggia degli inglesi a Firenze e si riuniva in una taverna albergo nel 1731. E che dire, il giardino Torrigiani, non visitarlo in via dei Serragli al 144? È la più grande area verde superstite dentro le mura. È un giardino romantico come lo Stiberte e progettista, questo è Luigi de Cambrai-Digny e successivamente Gaetano Baccani. Il parco all'inglese legato a suggestioni massoniche. Il marchese Pietro Torrigiani infatti faceva parte della massoneria. Scoprirete anche Seneca col giovane Pietro Torrigiani di Pio Fedi e la torre aveva valori sia pratici che simbolici. Considerate che fu costruita dal Baccani nel 1824. 40 metri, 3 livelli, 3 gradi massonici, allusione al nome del proprietario, adibita a specola astronomica. Ci sono anche monumenti ai patrioti, poi in piazza Mentana, oppure potete visitare il giardino di Boboli, dove troverete l'obelisco, troverete la grotta del Buontalenti, troverete un percorso veramente importantissimo, esoterico, simbolico. Ma che dire, andate in Palazzo Vecchio e guardate con attenzione lo studiolo di Francesco I. È un luogo intimo e privato, si visitava a lume di candela. E qui trovate proprio il maritaggio di arte e natura, gli elementi della natura, l'acqua, l'aria, il fuoco e la terra e l'unione e convenienza di tutti gli elementi insieme, che rappresentano anche i temperamenti e l'unione di macrocosmo, guarda caso, e microcosmo. Il progetto si deve a Vasari, coordinato da chi? Dall'umanista Don Vincenzo Borghini. E che dire della tribuna del Buontalenti? La sua forma ottagonale è un primo nucleo museale del 1584 per volere di Francesco I e simboleggia anch'essa il cosmo e i suoi elementi. La lanterna simboleggia l'aria, le conchiglie che rivestono la cupola, l'acqua, le pareti scarlatte di velluti, il fuoco e le pietre dure del pavimento e i marmi, la terra. E che dire anche della Cappella Pazzi in Santa Croce? Il cielo sopra Firenze è raffigurato nella scarsella del 4 luglio del 1442. Guarda caso come la sacrestia vecchia di San Lorenzo. E che dire anche la chiesa templare, visitatela, di San Jacopo in Campo Corbolini, la chiesa templare di San Giovannino dei Cavalieri, oppure l'oratorio dei battuti neri che accompagnavano i condannati a morte lungo via dei Malcontenti. E volete non perdervi la zona di Dante? Con la sua casa museo, anche se ricostruita, la chiesa di Santa Margherita dei Cerchi, il Lungarno del Tempio, era la via Templare, dove c'erano le mansioni dell'Ordine del Tempio dei Cavalieri Templari, gli edifici gestiti dai monaci guerrieri, e la chiesa di San Miniato a Monte, iniziata nel 1013, affiancata al cimitero delle Porte Sante. Nella facciata scoprirete tantissimi simboli, croci, pesci, centri sacri, fiori della vita. Troverete anche scritto che questa è la porta del cielo, è proprio scritto sulla porta di San Miniato, a monte, sulla soglia. La frase deriva dal sogno di Giacobbe, descritta nella Bibbia, che sognò una scala angelica che conduceva proprio al cielo. Poi vi consiglio anche di visitare il Giardino degli Orti Oricellari, in via degli Orti Oricellari. Qui c'era l'Accademia Platonica di via Rucellai. È interessante, voglio terminare, Omero, che è un non vedente, è cieco, nella condizione favorevole ad essere un poeta, a leggere nell'altro, a orientarsi nel senso della vita, condizione di cecità come quella del recipendario. Ulisse lotta tra le forze del male e del bene. L'iniziato cammina sul pavimento a scacchi. Nell'Odissea si narrano le vicende di Ulisse che vuole tornare a casa, contrapponendosi in modo netto al personaggio dell'Iliade. Il desiderio della morte iniziatica sopraggiunge alla fine dell'Odissea, quando è ormai vecchio, stanco, reso umile dalla condizione umana e dalla riscoperta delle emozioni. Decide di partire per un nuovo viaggio, varcando le colonne d'Ercole, il punto di non ritorno nella direzione del centro di sé, alla ricerca della consapevolezza.
Così, agendo, corrisponde alla profezia di Tiresia. Nel corso della nostra vita possiamo navigare ovunque, approdare ovunque, gettando l'ancora, ma non sarà mai possibile sbarcare da noi stessi. Grazie per avermi seguita anche in quest'ultimo itinerario. Se ve li siete persi, cercate la mia playlist Itinerari turistici per visitare Firenze. Ciao ciao!